Ragazzi, ho portato i biscotti! Prendi, vedete? Buongiorno, stimati dipendenti della Toho Cinemas. Buongiorno, signor direttore. Dunque, ho qui i risultati del botteghino del vostro ultimo film. Come si chiamava? Tonsilla? Veramente, con tutto il rispetto, si chiamava Godzilla. Sì, pastiglia. Dicevamo, il risultato del botteghino è che il vostro film è stato un successone! Sono contento che vi renda felici. E visto che noi capoccioni della Toho Cinemas ci teniamo tantissimo ai vostri successi, abbiamo deciso di darvi subito l'autorizzazione per lavorare su un seguito, ora! Ma abbiamo appena... Dai, ok, ce la possiamo fare, sì, ok. Bene, vi voglio così, vi voglio ottimisti, vi voglio propositivi. Avete 6 mesi. Nuovo studio. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo episodio del Virtual Show. Molti pensano che i sequel raccapezzati in fretta e furia dei film popolari appartengano all'era del cinema moderno, ma in realtà l'intera storia cinematografica è tappezzata di seguiti precipitosi sin da quando le pellicole erano in bianco e nero. Oggi sono qui per presentarvi proprio uno di questi esempi: Godzilla Raids Again. Conosciuto in Giappone come Gojira no Gyakushu, ovvero il contrattacco di Godzilla, questo film è stato girato e rilasciato nei cinema appena 6 mesi dopo l'uscita di quello originale, il che dovrebbe già far intendere con quanta fretta la Toho volesse sfruttare il suo successo, pratica non proprio rara persino a quei tempi. E mentre Godzilla Raids Again non può essere considerato il peggior film della serie, non può essere nemmeno considerato tra i migliori. Ma allora perché parlarne? Perché è comunque parte della storia di questo colosso del cinema e, come fan, trovo eccitante analizzare sia i successi che i fallimenti di una serie. E poi anche in un fallimento ci si può trovare qualcosa di interessante, così come elementi che hanno poi influenzato la serie in modo positivo. Naturalmente, come l'ultima volta, illustrerò la trama completa del film. Se la cosa non vi dà fastidio, mettetevi comodi e godetevi pure il video. La storia del film inizia con 2 piloti d'aereo, Shoichi Tsukioka e Koji Kobayashi, che sorvolano i mari giapponesi in cerca di banchi di tonno per la compagnia per cui lavorano. E mentre Tsukioka fa il provolone con la sua ragazza Hidemi tramite trasmettitore, mostrando una relazione amorosa che nella trama avrà la stessa profondità di un piatto da minestra, Kobayashi comunica un problema al motore del suo aereo che va in stallo e lo costringe ad un atterraggio d'emergenza. Engine test! Engine test! 救援頼む! Ah sì, certo, anche io sarei così tranquillo mentre il mio aereo precipita. Tsukioka va in soccorso del suo amico e in questa scena si inizia ad intravedere uno dei problemi più grossi di questo film: la lentezza. Per carità, anche il primo film era lento per gli standard di oggi, ma a differenza del primo film era una lentezza ponderata. Il film originale dava importanza alle sue scene e ai momenti di silenzio, creando una drammaticità studiata che comunicava qualcosa allo spettatore. In Godzilla Raids Again, forse per una combinazione dei tempi stretti in cui il film è stato creato e per il cambio del regista da quel genio di Ishiro Honda a Motoyoshi Oda, molte scene del film risultano allungate inutilmente, tanto che in questa si spendono diversi minuti semplicemente a mostrare Tsukioka guardarsi intorno per trovare l'amico disperso. Eventualmente i due si incontrano su un isolotto sperduto dove, per puro caso, si imbattono nel nostro lucertolone preferito e un'altra piccola sorpresa. Sembra infatti che Godzilla non sia da solo, ma stia combattendo contro un altro mostro corazzato, forzando i 2 piloti a nascondersi tra le scogliere. I mostri presto scompaiono in mare, lasciando Tsukioka e Kobayashi liberi di tornare indietro e riferire la scoperta al governo giapponese. Si viene introdotti alla prossima scena con una bellissima visuale del castello di Osaka. Salve. Dai, lo sappiamo tutti che cosa succede a un monumento famoso che viene inquadrato in un film di mostri giganti.
In una riunione dei piani alti, il mostro corazzato avvistato insieme a Godzilla viene riconosciuto come Anguirus, una creatura preistorica nemico naturale di Godzilla, che come quest'ultimo è stato risvegliato a causa dei test di una bomba a idrogeno. Anguirus è chiaramente ispirato all'anchilosauro, un'antica creatura erbivora vissuta nel periodo del tardo Cretaceo. Nonostante non sia un kaiju con particolari abilità, è riuscito ad entrare nel cuore dei fan per essere stato il primo vero avversario di Godzilla, e la sua presenza è stata tra le più costanti nei film a seguire, provando una tenacia unica, anche se non è proprio tra i più forti. E a proposito di vecchie conoscenze, in questa scena fa una piccola e gradita comparsa il professor Yamane, reduce dell'attacco del primo Godzilla mesi prima, e convocato per studiare una soluzione per contrastare la nuova minaccia. 私が東京から持ってまいりましたフィルムによって、東京におけるゴジラの被害状況をご覧になった上、皆さんのご質問にお答えし、その対策をご一緒に考えたいと思います。 Ah, un tributo al primo film, potrebbe essere interessante, vediamo un po'. Due minuti di silenzio totale di scene riciclate dal primo film. Ricordate di come parlavo di scene inutili e allungate? Ecco un perfetto esempio. Riusare le scene in questo modo, tra l'altro senza nessun tipo di reazione da parte dei presenti, non solo risulta asettico e assolutamente inutile ai fini della trama, ma più avanti nel film andremo a vedere anche come questi 2 minuti ritorneranno come un boomerang dritti in faccia al film stesso. Comunque, visto che qualunque tipo di arma si è rivelata inutile contro Godzilla e i progetti dell'Oxygen Destroyer sono andati persi con la morte del suo creatore, Yamane suggerisce di usare delle bombe di luce per attirare il mostro lontano dalla città ed evitare un altro disastro come Tokyo. Mentre Tsukioka e Hide mi parlano del possibile attacco di Godzilla, le forze armate sono già al lavoro e ben presto riescono ad individuare il mostro avvertendo la popolazione. Qui si inizia anche a sentire quanto i protagonisti del film siano blandi e forzati, ma ne parleremo a tempo debito. Il film adesso fa vedere una scena che ho apprezzato molto perché fa vedere un piccolo scorcio nella vita del Giappone di quegli anni. Se c'è una cosa che adoro dei film così vecchi è che mostrano una realtà che non esiste più. La scena mostra prima un quartiere di Osaka illuminato da tantissime insegne dalle forme più varie, per poi mostrare un nightclub dei tempi accompagnato da musica popolare. Se ci pensate bene è affascinante perché tutto questo non è una ricostruzione del passato. Questo era un film moderno ai tempi e come tale ciò che vediamo è ciò che era veramente. E per essere un'altra scena lenta, questa in particolare non mi ha dato fastidio, anzi mi ha rilassato. Ma il momento di tranquillità dei civili è breve, infatti all'improvviso viene richiesto di correre ai rifugi causa l'avvistamento di Godzilla vicino alle coste. L'esercito allinea subito tutti i suoi carri armati e i suoi Playmobil pronti a fronteggiare la minaccia. Al reparto effetti speciali ritroviamo Eiji Tsubaraya, già responsabile del primo film e futuro coregista di Ultraman. Diciamo che in questo seguito, con 6 mesi di tempo, ha fatto quel che ha potuto. Godzilla emerge dall'acqua e sembra venir distratto con successo dalle bombe di luce che lo attraggono lontano dalla costa con minimi danni. Tutto sembra filare liscio, Hidemi è messa al sicuro e Godzilla si sta allontanando mentre i protagonisti osservano la scena da un tetto vicino alla loro fabbrica. Se non fosse per un'imprevedibile catena di eventi. Mentre l'evacuazione è in atto, infatti, la polizia sta trasferendo un gruppo di criminali che, approfittando della situazione, attaccano le proprie guardie riuscendo a scappare. Ok, qui il regista Motoyoshi Oda sembra aver deciso di rapidizzare artificialmente le scene dei galeotti in fuga per renderle un pochino più concitate, ma non ho potuto fare a meno di pensare a questo. Sì, bel casino.
Naturalmente l'esplosione attira l'attenzione di Godzilla, che si dirige di nuovo verso la costa nonostante i disperati tentativi di tenerlo a bada. Qui possiamo notare come il costume di Godzilla sia cambiato rispetto al primo film, reso molto più snello per facilitare i movimenti dell'attore per i combattimenti con Anguirus, e probabilmente per i tempi stretti del film di qualità molto più bassa, cosa resa ancora più evidente dall'uso meno saggio delle luci. Nel primo film è stata usata una regia molto particolare che usava il buio e i riflettori a proprio favore per rendere Godzilla più impressionante e imponente e nascondere i difetti e i limiti tecnici. In tempi in cui la tecnica della fabbricazione di costumi per i kaiju stava ancora facendo i suoi primi passi, certe scelte di regia si sono rivelate fondamentali. Ricordate la scena di prima? Ma i guai di Osaka non finiscono qui e anche Anguirus fa la sua comparsa, mostrandosi finalmente a figura intera. Nonostante la fattura del costume non sia il massimo anche per i tempi, il design del mostro non mi dispiace, anche se naturalmente è andato a migliorare nei seguenti film. Godzilla non prende bene la presenza di Anguirus e i due iniziano presto a darsene di santa ragione, ignorando quasi totalmente gli attacchi delle armi umane e causando distruzione tutto intorno a loro. Questa è a mio parere la scena più bella del film. Non solo si vedono per la prima volta nella storia due mostri giganti che combattono, ma si intravede anche un po' di quella creatività distruttiva che c'era nel primo film, con dettagliatissimi modelli di palazzi che crollano, esplosioni di mortai, soldati nel panico e tutto il resto. L'unica pecca di questa scena è dovuta a un piccolo incidente di percorso. L'idea originale era di rallentare le scene di combattimento dei kaiju per dare un'idea migliore della potenza dei due mostri, ma il tecnico, per errore, invece di rallentarle, le ha accelerate in questo modo. Le voci dicono che a Tsubaraya piaceva quell'effetto perché ricordava una battaglia tra animali feroci, ma a parte che per me sembrano solo due Muppet che si sbracciano tra loro, dovete sapere che le telecamere di quei tempi dovevano essere preimpostate rispetto alla ripresa per avere questo tipo di effetti. La mia teoria è che semplicemente non c'era il tempo necessario per rifare tutto il lavoro da zero. Dopo minuti di lotta senza pietà, Godzilla ha la meglio sul povero Anguirus che, dopo un violento morso al collo, cade contro il castello di Osaka distruggendolo. Non contento, Godzilla infierisce sul povero kaiju morente, organizzandogli una bella crematura. Fatality. Il mostro lascia la città ormai caduta in rovina proprio come fu con Tokyo. La sola differenza sta nel fatto che la reazione dei personaggi è un pochino diversa. Mentre il capo della fabbrica si mette d'accordo con Shibashi per trasferire le operazioni in Hokkaido, Tsukioka e Kobayashi si trovano nei resti bruciati dell'ufficio per cui lavoravano. Ricordate l'aria pesante e sofferente che prese il film originale dopo l'attacco di Tokyo? Ecco, diciamo che qui i personaggi mi sembrano un pochino troppo allegri subito dopo una tragedia del genere. 同情しちゃうな。せっかくの結婚式がゴジラのために。でもね、フィアンセは長ければ長いほどまた楽しからずやだわ。ねえ。負けた。よーし。北海道へ渡ったら俺も早速花嫁さんを探し回るとするかな。机上操作はお手のもんだからな。小林さん、女の子はちょっとお魚とは違うんですからね。待ってやられた。まあまあ、その時仲人の役はこの北海道支社長が買って出るかな。万事どうぞよろしく。ふつつかな男でございますが。この野郎。 Siete delle persone orribili! Non si sente assolutamente il peso di ciò che è appena successo. Mentre potrai capire l'uso di qualche battuta per cercare di sdrammatizzare, questi tizi si comportano come se la distruzione della loro città, della loro fabbrica e probabilmente la perdita di qualche loro amico o conoscente non significasse assolutamente niente! Spregevoli! Ma quasi tutte le scene che riguardano questo gruppo risultano scialbe. Tsukioka e Hidemi sono personaggi con lo stesso spessore e carisma di un foglio a quadretti. È come se avessero preso Ogata e Emiko, la coppietta di sfondo del primo film, e avessero girato tutta la storia intorno a loro. E poi abbiamo Kobayashi, quel che dovrebbe essere lo stress relief del film, ma che invece risulta essere solo imbarazzante in ogni scena in cui appare. Solo in pochi momenti i personaggi dimostrano un'emotività quantomeno naturale, ma la loro piattezza fa sì che allo spettatore freghi poco o niente. Comunque sia, il film si sposta a Hokkaido, dove Tsukioka, Hidemi e il resto della compagnia si sono trasferiti per ricominciare una nuova vita ed organizzare il matrimonio tra i due. Qui ha inizio la parte più lenta del film. Con Anguirus morto e la scena di distruzione principale già consumata, la trama tira il freno a mano.
Il Godzilla originale vantava un tono ancora più cupo e sofferente dopo la scena madre, mostrando le conseguenze dell'attacco del mostro, le famiglie divise e il lutto della popolazione che poi avrebbe spinto Serizawa a usare l'arma che lui stesso temeva così tanto. In Godzilla Rise Again cosa abbiamo dopo la sua scena madre? Ma una festa! Altra scena senza capo né coda che si allunga troppo, ormai avete capito l'antifona. Gli unici eventi di rilievo sono l'incontro di Tsukioka con dei vecchi colleghi dell'aviazione e una conversazione tra Hidemi e Kobayashi che fa intendere un amore segreto di quest'ultimo per la ragazza. Eventualmente la festa viene interrotta da un segnale di SOS di una fregata abbattuta da Godzilla e Tsukioka si organizza subito con i suoi vecchi compagni per individuare il mostro. Avvistata la creatura, Kobayashi si precipita da Tsukioka per dargli supporto e si ha la prova definitiva del suo amore segreto quando Hidemi trova una foto di lei da giovane nel libretto degli appunti che il pilota si è lasciato dietro. Ok, aspettate, fatemi capire bene. Il simpaticone del film ha avuto un interesse amoroso per la ragazza del miglior amico sin da giovane, tenendolo comunque segreto per rispetto verso la coppia, e la cosa si viene a scoprire solo quando quest'ultimo sta per partire per una missione pericolosissima? よし、わかった。すぐ引っ返すんだぞ。小林さんお願いするわ。気をつけてね。了解。その代わり何が一番ふさわしいかを考えておいてもらいたいな。ええ、考えとくわ。頼みますよ。 Tsukioka intanto sorvola un'isola montuosa tenendo d'occhio il mostro e una volta riunitosi con l'amico si decide di trattenerlo sul posto e bombardarlo il più possibile. Kobayashi distrae Godzilla quanto basta per far arrivare lo squadrone, che inizia a lanciare bombe sul lucertolone sfoggiando una bella scena a livello di effetti speciali del tempo. L'attacco purtroppo risulta inutile e Godzilla è in piedi senza un graffio. E che cosa farà il nostro eroico Kobayashi? Mi stai prendendo per il culo! Sei sceso in picchiata in un attacco kamikaze contro un mostro gigante spararaggi nucleari in un aereo civile completamente disarmato come l'idiota che sei e non hai avuto nemmeno la decenza di colpirlo! Ora, non fraintendetemi, ho sempre apprezzato i sacrifici estremi in moltissimi media, ma il modo in cui questa morte è stata resa fa sembrare Kobayashi un perfetto idiota. Non erano in una situazione così disperata e l'unico vero rischio sarebbe stato quello di veder fuggire Godzilla. Ma, come si dice, non tutto il male viene per nuocere e la morte di Kobayashi causa una piccola valanga di ghiaccio che dà l'idea a Tsukioka e agli altri di causare delle valanghe a catena per seppellire Godzilla. E mentre l'effettistica di questa scena non è per niente male e mostra il potenziale che Tsubaraya userà poi per le sue future produzioni, la scena si protrae davvero troppo a lungo. Il film finisce con Tsukioka che rivolge delle ultime parole al suo amico caduto. とうとうゴジラをやっつけたぞ。 E questo era Godzilla Rise Again, un sequel palesemente frettoloso con tanti problemi di ritmo e di effettistica, eppure è stato molto più importante di quel che sembra per il futuro della serie e ha comunque le sue parti godibili. Sì, i personaggi sono piatti, molte scene lente e in generale cerca di andare dietro al primo film senza mai raggiungere neanche lontanamente lo stesso impatto. Ma c'è da dire che, nonostante la fretta, Eiji Tsubaraya ha mostrato il suo solito talento nell'effettistica, con miniature sorprendentemente dettagliate. È stato trattenuto semplicemente dalle circostanze, come una regia non all'altezza, dei tempi di ripresa strettissimi e altri problemi tecnici. In più, questo è il film che ha coniato il genere delle battaglie di kaiju e se da una parte non è uno dei migliori esponenti, il concetto è piaciuto talmente tanto che è diventato un punto fisso della serie, che si è perfezionato ed è diventato sempre più creativo negli anni. Fa parte della storia cinematografica di Godzilla, non è tra i punti più alti della serie, ma è comunque interessante dal punto di vista storico per avere una visione più chiara dell'evoluzione del genere. Spero vi siate goduti il video, vi mando un salutone e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Stavo imbottando il motorino. Odio i cellulari. Pronto? Pronti?
Avete 6 mesi. Lo Dai, sapevo. lo rifacciamo un volo. Poteva succedere. Lo rifacciamo un volo. Avete 6 mesi. Thank you.